La politica oggi si trova davanti a serie sfide. Queste nascono dal fatto che non si può più basare sull'esistenza di stati nazionali forti a livello globale. Ormai i mercati, i flussi migratori, tutte le tendenze all'interno di un liberalismo mondiale che comunemente è chiamato globalizzazione, si sono diffusi in tutto il mondo, non rendono gli stati nazionali inutili, però tolgono a questi stati nazionali decisamente delle forze, delle possibilità per la gestione nazionale della politica. Questo pone serie sfide a una dottrina sociale della Chiesa che per oltre 100 anni si è indirizzata sempre appunto agli stati nazionali come attori a livello globale. Questa sfida riflette centralmente l'attuale enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI. In questa enciclica l'attuale Papa pone al centro la sfida della globalizzazione e si chiede come possiamo rispondere a partire dalla dottrina sociale della Chiesa a queste nuove sfide quando manca il vecchio quadro di riferimento. In questo vecchio quadro di riferimento si sono elaborate i classici principi della dottrina sociale della Chiesa di personalità, solidarietà, sussidiarietà e bene comune. Proprio questi principi, che comunemente vengono anche sintetizzati nella prospettiva della giustizia sociale, presuppongono sempre che abbiamo uno Stato che al suo interno può dare certe regole all'andamento soprattutto dell'economia, ma anche della redistribuzione, ma anche a tutti i processi sociali che avvengono al suo interno. Nel momento in cui però questi processi hanno assunto una dinamica globale, che con le sue logiche oltrepassano lo Stato tradizionale nazionale e le sue possibilità di azione, allora si pone la domanda alla dottrina sociale della Chiesa che cosa comporta, quali conseguenze questo sviluppo comporta per la declinazione dei suoi classici principi. È molto interessante a vedere come Benedetto XVI trasferisce propri principi di personalità, solidarietà e sussidiarietà a livello globale, raccomanda un certo ordinamento globale, critica che i meccanismi oggi esistenti sono ancora troppo limitati, le Nazioni Unite che dovrebbero avere maggiori possibilità e competenze e potere anche di azione, affrontando però a questo punto, allo stesso momento, eticamente il pericolo di un maggiore potere proprio di una istituzione mondiale per la gestione magari di una solidarietà globale e raccomanda il principio di sussidiarietà. In altre parole, che non deve nascere uno Stato mondiale con tendenze totalitarie, ma devono essere meccanismi che si basano sul pieno funzionamento degli Stati nazionali, evitando allo stesso momento però che questi si chiudano all'interno di loro stessi, dando a certe organizzazioni, che poi non vengono particolarmente precisate fino al dettaglio, determinate competenze di azione. Va sottolineato che la dottrina sociale della Chiesa sottolinea sempre che non è il compito di progettare un concreto ordinamento in tutti i suoi dettagli tecnici, ma di dare i principi di orientamento e di indicare che occorre una nuova riflessione in merito di un tale ordinamento politico mondiale.